Cantini Lorenzo, nato a Firenze il 16 aprile 1944. Io sono sempre stato un ragazzo precoce e chiaramente a quei tempi, negli anni 50, c'era motorini, motoleggere come in moto, come Moschiti e Dovaccia Vaia. Poi c'era moto più consistente come Morini Sette Bello, Ducati e via, però io rimasi affascinato dall'Harley Davidson sia per il mito che ci aveva già a quei tempi, perché nei film a soggetto gangheristico si vedeva sempre arrivare la polizia stradale e con queste macchine monumentali, insomma, a me come ragazzo mi hanno sempre affascinato e da allora di fatto ho sempre avuto Harley Davidson della polizia. La prima Harley Davidson la comprai nel settembre di 58, sicché attualmente sarebbero 60 anni, ora più sembra la metà di settembre, e la comprai nella bottega di vecchio Gualtieri Ancillotti in via Santa Monica a San Frediano. Che l'Ancillotti da allora lo chiamai il vecchio, ma era un omino di 55-56 anni, capelli grigi, fumava come un turco. E niente, da allora mi resi conto che il fascino dell'Harley Davidson erano tutti residuati di guerra, si chiamano VLA, valvole laterali, però il vecchio riusciva a fare dai telai rigido un telaio elastico, sicché per poi i privilegiati dell'epoca, veramente i benvenuti dell'Armeria Centrale, il Ciccio, il Tarzan che aveva un disfacimento di macchine, insomma si viaggiava e lui era il nostro meccanico di riferimento. Prima moto presi, se non erro, un 1340 valvole laterali che serviva all'esercito americano con il carrozzino, la mitragliatrice sopra, chiaramente l'avevano disattivato la mitragliatrice, insomma era ancora verniciato alla stella americana e il colore degli americani. Io gli levai il carrozzino e rimasi con questa moto monumentale che aveva la retromarcia e ogni tanto quando mi trovavo in difficoltà con delle strade in discesa adoperavo proprio la retromarcia per disimpegnarmi, perché era una moto di 300-350 kg. C'è da notare la presi e avevo 14 anni, sicché insomma a quei tempi il codice della strada non era uscito e sicché usufruivo di questa motocicletta monumentale che chiaramente quando tu passavi per la strada non passavi inosservato sia per i rumori e gli scoppi in rilascio e la farla Harley Davidson e sia anche per l'imponenza della moto stessa, no? Sicché era, diciamo, un esibizionismo all'eccesso. Oggi se ne vede anche se ne vuole, però a quei tempi era abbastanza inusuale vedere passare una Harley Davidson. Ci fu una rottura anche nel campo della canzone, uscirono fuori i vari Celentano, gli Strettoni e ruppero coi vari Lato Villa, Luciano Tajoli, insomma tutta roba dei nostri genitori e noi ci sapeva le cosiddette tasche piene. Che fu un periodo di rottura e noi in quegli anni ci sapeva mitizzato i re di rock and roll, Elvis Presley e poi c'era tutti gli attori come Marlon Brando, ruppero tutti gli schemi tradizionali del vecchio romanticismo dei vecchi e così, sicché noi si usciva con blue jeans e di già insomma a 14-15 anni se ti avevi la fidanzatina di turno dovessi presentare ai babbo con un paio di blue jeans ti eri preso per un delinquente perché subito ci siglarono come Teddy Boys, ragazzi cattivi e in Francia blouson noir, che era la solita zolfa. È passato 60 anni, diciamo una gran voglia di vivere di noi ragazzi, però il privilegio di avere l'Harley Davidson era di poi e io sono stato un privilegiato anche perché fortemente appassionato a motori. A quei tempi con l'Harley Davidson ci sapeva io e Florio Sarti Florio, che lui è stato il precursore su tutti, ce l'aveva ancora prima della guerra, c'aveva un VLA e fu preso dal regista dell'epoca per girare un film di Vasco Pratolini, Cronache di poveri amanti, e successivamente fece anche un altro film con le ragazze di San Frediano, ma da allora poi lo fece Massimo Ranieri negli anni 60. Qui correva agli anni 50 e mi rammento che il Tarzan doveva cascare sui ponti alla Carraia e realmente cascò, sicché con questa 750 piegò tanto, prima toccò le pedivelle e poi cascò letteralmente e si sbucciò tutto il sedere perché si bruciò i pantaloni e le mutande e i di dietro. Però fu una bella scena che poi nel film. Nel 58 poi successivamente ho comprato da Vincenzo Borgarello una Panedde.
a quei tempi comprare una Panedde la costava una volta e mezzo una 500, che da 500 Fiat costava 500.000 lire, mi sembrava pagare 750-800.000 lire dell'epoca, che è una cifra importata dall'America, seminova, e nulla, con questa Panedde chiaramente ero il re degli arleisti, perché era la prima valvola in testa che si vedeva, miti anche quella della polizia stradale americana. Successivamente negli anni 64 ebbe un gravissimo incidente, perché un ercolino della Guzzi, carico di pietre, insomma di laterizi, mi fece un'inversione a U sulla Pisana. Io lo presi sulla cabina, si rigirò l'ercolino e io mi fratturai il femore, e lì fu veramente un incidente grave. Ho avuto dalle Daviso, penso l'unico, ma gravissimo. Fortunatamente c'era il centro traumatologico ortopedico, era il 1984, a quei tempi ingessavano, e stati 6 mesi ingessato, fu una cosa drammatica, ho sbagliato, 64, c'avevo esattamente 20 anni. Però, come anche ingessato, tipo tassi nuvolari, uscì fuori, montai sull'Harley Davidson tutti i gesti di mezzo gusto e giravo lo stesso, perché era la pazzia e l'ossessione dell'età che mi faceva fare cose pazze. E da allora l'ho sempre avuta, a tutt'oggi ce n'ho 7, ce n'ho 2 in America e 5 in Italia, che una è un ricordo proprio della mia prima infanzia, le un Panedde, e quelle altre sono tutte acquistate successivamente alla numero 1 e in America. Ultimamente ho quella di Presidente della Repubblica messicano, che è correlata di sirene, antenne, giranti, e chi più ne metta, mi sembra sia 1750 di cilindrata, che insisto ancora affinché ho i riflessi giusti e le gambe mi reggano per reggere una Harley Davidson. Però senza tante presunzioni e arroganze, diciamo, anche negli anni, quando avevo 20 anni, di già a quell'ora si faceva delle cose pazze, vale a dire da rodeo, montare ritti sulla sella, insomma cose che fanno gli stuntman attuali, ma a quei tempi era proprio una cosa da rischiare la buccia, perché va capito, e Matteo lo può confermare, che la tecnologia delle gomme non era come oggi, che sono a peda e tu puoi girare. Sulle nostre Harley Davidson ci si metteva gomme di auto, o più che altro di furgoni 5007, che non c'avevano i battistrada, non si piegava uguale, ma come si piegava si cascava anche, perché era veramente pericoloso. E d'altra parte i tempi erano quelli. Quale mi dicevi hai preso la Police che hai attualmente? Sì, no, la Police io l'ho presa in altri modi. Io ho una Panedde che la risale a Clark Gable, sicuramente comprata a Las Vegas, e ora ce l'ho a San Diego, e la Police l'ho presa con Nova di zecca, una convenienza proprio all'Harley Davidson della città di Messico, e niente, le 1700 di cilindrata, 1680, le è servita come una bellissima macchina con tutte le sirene, con tutti, insomma, la pare una rifricolona da quanta roba la già. Questa l'ho presa da Carlo Talamo. Esatto. Lui me la fece arrivare dall'America, gli dissi guarda io voglio solo quelle della polizia, e lui me la fece arrivare e io la comprai nel 1982. 92. Bene, niente, il mondo attuale ora dell'Harley Davidson, se chiaramente non è che io sia assolutamente invidioso, ma quando voi al piazzale Michelangelo vedo gli arleisti attuali, il loro esibizionismo insomma mi sembra falso, vale a dire, io che ho vissuto l'epopea di come vi ho detto così, essendo stato il primo della generazione dei ragazzi di dopoguerra, non è che mi sento defraudato, perché a tutt'oggi io l'Harley Davidson ci può bene fuori, però li scuso solo perché sono giovani, e chiaramente essendo giovani sono nati dopo di me, hanno l'Harley Davidson, però ecco sono influenzati da una moda che è stata totalizzante in tutto il mondo, che questa leggenda l'ha preso un po' tutti. Insomma, la nostra leggenda dei pochi sera a Firenze io la vedo più sincera, no? Perché l'ho vissuta io, perché veramente si passava dei pomeriggi, veramente si accarezzava queste motociclette, come Matteo può dire, dei veri appassionati, divertendosi a pulirle, poi sempre dai meccanici, insomma una vita dietro a una motocicletta, vale a dire, io l'Harley Davidson è stato il mio primo amore della vita, e successivamente ho notato anche
che l'esibizionismo e diciamo il bel tenebroso dell'epoca aveva un fascino tale, tu avevi anche una bella presa sul pubblico femminile, sicché andare con Gilerino 98 Giubileo, andare sull'Harley Davidson l'era affascinante. Difatti io penso sempre sulle donne ti scelgano, io sono stato scelto e avevo fortuna grazie all'Harley Davidson, sicché il film che ho visto, Alain Delon, Le donne sono deboli, Lulla era bello 10 volte più di noi e chiaramente è stato un bello dei belli, però l'Harley Davidson contribuiva al fascino. Per giunta io senza tanta arroganza sono stato un guidatore spericolato, nel senso ho avuto anche degli incidenti gravi proprio dovuti alle mie pazzie, sicché io con l'Harley Davidson sono sempre arrivato ai limiti di che potevo fare con una moto che lascia prestazione turistica. Invece anche il bello è quello lì, che una moto ti consente di... Una moto la ti consente di fare e anche la ti protegge per la gambe così, e delle scivolate pazzesche che ho avuto sono sempre stato indenne, sono sempre stato fortunato. Levato la frattura di femore perché ci fu un incidente disastroso. Allora, aneddoti particolari. Negli anni 60 ci fu un proibizionismo che i motociclisti li erano messi alla gogna e forse per volontà di Gianna Agnelli per vendere le 500 e le 600, tutto il popolo italiano vedeva bene le macchine e le motociclette le erano additate in un angolo. Che andare in motocicletta te eri veramente un pirata della strada. Io ho avuto moltissime contravvenzioni, io penso di aver accumulato roba come 4-5 milioni dell'epoca di contravvenzione, l'era 3.005 lire, che poi dopo 30 giorni diventavano 6.667. Sicché ho questi aneddoti della polizia stradale, dei nostri amici della municipale, in dove un motociclista in tutti i modi veniva tartassato e fermato. Che io in particolare ho delle situazioni proprio dei rapporti o vigili urbani con la polizia stradale terribili. Una volta con l'Harley Davidson 750 salendo la Consuma, abilmente agli Aceto verso Borselli, mi sorpasso una Porsche di dottor Loré, che era l'assistente di Panzini che operava il traumatologico Cervelli, no? Era lui e la Ganza su questa Porsche. Che mi passa l'Harley Davidson che lascia di buono, lascia una grandissima ripresa in salita, la va come in discesa. Io mi misi a competere e su una curva fra gli Aceto e aiutatemi, dopo gli Aceti che c'è Borselli, su una curva a raggio corto venivano giù due della stradale con Guzzi Falcone. Siccome io per passare la Porsche mi butta tutto sulla sinistra, quello il Falcone, il primo della stradale, ebbe paura e le entrò nel fosso. L'altro prese girò e ci venne dietro. Io non sapevo, ormai ci aveva preso le targhe, quando si arrivò alla Consuma, si levò gas, io e il dottor Loré, e ci si fermò. Chiaramente un dottore fece una figura abbastanza cacina perché fa le corse con un pazzo motociclista e così. Quando quella gente della stradale vide a me che c'aveva una sirena sopra, mi disse: senti che lei, la sirena, dice non si può tenere noi, levala subito. Che prese, ho detto non ho chiave, alla prese le sue, c'aveva una di 15, il bullone l'era di 14, insomma non me la levò. Però ci mandarono tutte e due in pretura e in pretura ci condannarono. A me è tentato un investimento a pubblico ufficiale, insomma mi detta roba come 20 giorni di condanna, però ero un censurato, presi la condizionale. E il dottor Loré dovette pagare una multa e una figura abbastanza cacina, uno la Porsche, insomma è così. Poi c'è delle situazioni in dove me le rammento perché mi sono impresse nella memoria, anche se le è passato 50 anni, dei verbali della nostra polizia urbana di notte. Mi rammento il verbale che c'è scritto: noi verbalizzanti, all'atto di cenno di fermarsi dai verbalizzanti nei modi voluti dalla legge, cioè vestiti nella propria uniforme divisa e stando frontalmente al veicolo, questi, il sottoscritto, si allontanava a fortissima velocità spengendo la targa di immatricolizzazione nell'intento di occultarla. E invece, siccome l'aveva acchiappata prima, dal numero di essa è stato possibile levarle via in pretura anche lì, e lì condanne così. Insomma, ho passato un'epoca veramente difficile in dove con la Davidson chiamava ancora più l'attenzione perché sembrava di avere un elicottero per la strada, e sì che insomma un po' monumentale. Lancilotti l'aveva messo fari della polizia, sì che quando tu giravi tu sembravi proprio un poliziotto, tant'è vero a tutt'oggi c'ho una polizia in dove la gente la mi identifica per un poliziotto, che c'è delle donnine e mi dicono no, la venga, c'è un incidente, che ora cerco con Matteo di disattivare il più possibile della polizia perché è una motocicletta veramente poliziotta e bella.
Ecco, se era veramente una gioventù bruciata, in dove mia madre la sapeva uscire la mattina ma non sapeva se tornava a casa, perché pazzi ai 100%, vale a dire fuori di cervello, però bravi, perché nella conducibilità delle moto aveva una sensibilità tale che riuscire a mandare queste moto ai limiti come pneumatici dei furgoni bisognava essere bravi, se no non tu ce la fai. Avere la sensibilità quando ti arrivavi sul porfido o sulle strisce pedonali, che a tutt'oggi poi i motociclisti battono dei betonfi perché non hanno l'esperienza che si è avuto noi, grande esperienza di battere delle belle boccate. Fortunatamente, ecco, poi c'è da dire la si truccava. Siccome la valvola laterali non andava un cazzo, no? La si truccava e Lancilotti fece trabasi sulle valvole per far entrare meglio la benzina e abbassò le teste. Scherzo, aveva delle motociclette da 150-160 reali. Valvole laterali. Valvole laterali, con il cambio a mano, sicché la frizione a pedale, il cambio a mano, insomma non era che tanto prestante. Non c'era da annoiarsi. No, si faceva anche le corse con le altre motociclette short e pesando 100 kg erano avvantaggiate, ma a scendere la consuma, insomma, ecco, se io mi proietto a quell'età e rivedi che ho fatto, ecco, io dovevo essere in una bara di già 20 anni, perché l'ho rischiato. Siccome a quei tempi non c'era tanta influenza, il pianeta femminile era piuttosto distaccato, no? Sicché tu avevi vantaggi se ti avevi la macchina e poi, diciamolo francamente, non è come oggi le donne ti pescano loro, a quei tempi ti pescava toccare, rincorrere, pregare e stare lì in ginocchione. E allora si era defrustati, e si era defrustate tutte le sere si era sull'indicatore, sullo smannore a fare le corse, omorini, Ducati, e dopo con le macchine, Giuliette Sprint, Spider, il che c'era negli anni 60. Vita piena, vita diciamo ai limiti di quando tu tornavi a casa, delle volte tu dicevi come può essere vivo, perché sai, insomma una cosa alla Nuvolari, proprio da spengere i fari per passare a quell'altro, delle cose vergognose e pericolose, ecco, difatti mi è morto anche tanti amici, ho visto anche tanta gente morire, sull'Harley Davidson c'è chi si è fatto male più di me, addirittura uno paralizzato, che c'è stata solo una gran passione, vi voglio far capire che a me l'Harley Davidson, nonostante ora viaggio una Yamaha R1, ci abbia avuto le Honda 6 cilindri, ci ho avuto Triumph 3 cilindri, ci ho avuto tutte le moto di tutte le categorie, l'Harley Davidson è diciamo il mio primo amore, no? Le è riuscita a farmi battere il cuore perché? Perché riesco a capire veramente gli appassionati che si divertono a smontarla, a rimetterla, a pulirla, ecco. L'unica moto che io ho pulito, le altre io giapponesi così non le pulisco mai, porto il lavaggio, perché c'è questa bellezza, no? E nei quadri, nei film, quando io vedo apparire un Harley Davidson, la vedo apparire solo io, agli altri la li passano osservata. Che io, le Harley degli anni che morì Kennedy, io ce l'ho impresse, ce l'ho fotografate, filmati, più che il cervello vola di Kennedy, io ce l'ho per l'Harley della scorta, proprio per la paranoia, così. Quando sono andato a Las Vegas io godevo come... Perché trovavo tutto, trovavo anche la Knackler del 1948, che essere nel mondo americano che è nato la leggenda e andare anche nelle botteghe perse dei dintorni di Las Vegas sono situazioni che solo un pazzo come me le può rivivere e poi come me. Però vi dico, a suo tempo c'era 4-5 ragazzi fortemente innamorati di marchio Harley e io dovrei avere, per 60 anni ci vo, e siccome l'Harley Davidson di primi 900, se non sbaglio di 904 così, dovrei avere la laurea onore in me di aver tenuto alto il nome dell'Harley Davidson. È vero. Come della Ferrari, che lei 40 anni con quei bidoni rossi. E sì che come la posso vedere a tutt'oggi? Oggi la vedo appiattita e uno con l'Harley Davidson a me un fa la scena degli anni 60, lì era troppo roboante, le strade erano vuote, c'era una Lambretta, una Vespa, un c'era il casino c'è ora, che il rapporto, te ti arrivavi con questo mostro rombante e scoppiettante e tu parivi il diavolo, Dio buono, capito? Sicché sono arroganze di uno l'ha fatta e poi di un carattere di merda cioè io le arrogante anche, che rimango su coglioni, però l'ho fatte davvero. Fortunatamente c'è chi dell'epoca era bambino e mi scrive sotto, sì, mi rammento quando ti arrivavi e ti entravi in via Bartolomeo Aristofori, le vecchie le si buttavano dentro dai frutti vendolo e io strusciavo il cavalletto scintille volte.
Allora mi fa piacere di dire, non dico cazzate, c'è i testimoni dell'epoca che avevano 10 anni di meno di me, avevano 8 o 9 anni e io avevo 18-20 anni, e lì tu capisci subito la situazione che vivevo un'epopea magica e non si può più ripetere, scordatevelo, gli anni 60 per tutto, per le mamme che stavano fuori, tu potevi lasciare la chiave nella porta, stavano tutte fuori a chiacchierare. Poi arrivò quella bella figlia di Mike Buongiorno, la scena doppia, e il cinema ti interrompevano, bisognava vedere Mike Buongiorno, io lo odiavo lui, Claudio Villa, Luciano Daioli, l'aveva ammazzati tutti, perché ci rompevano coglioni, perché erano una generazione di merda, che registi anche. No, là tu stai, perché ti ha registrato queste cazzo? No, voi. Ma tu sei pazzo, vabbè. e poi, insomma, però ecco, io devo dire che nel pianeta femminile, dato, come ero sfrontato con le motociclette, ero timido con le donne, che nonostante fossi un bel ragazzino, però le donne, come tanti noi uomini, insomma, per diventare vispo mi è dovuto fare una carriera, sicché era difficile a quei tempi imbroccare una. E fu imbroccato proprio da uno non sapevo ballare, una grande ballerina, la mi imbroccò lei, sì, che fu per me toccare il cielo con una mano, nel senso, e lei era affascinata dall'Harley Davidson, e devo dire che lei è stata la mia conquista, più che altro sono stato conquistato, ma lei fu la prima donna grazie a avuto all'Harley Davidson. No, io avrei preso via, c'è chi lo piglia a 15, a 18, ecco, io ero un ritardato perché ero timido. Mi vergognavo e volevo essere il primo, sicché io quando andavano a ballare e gli dicevano signorina scusi balla e una diceva di no, io la ritiravo una manà, come di no, voglio dire c'era un rifiuto, e allora io rifiutavo di andare a ballare, per me era una presa di culo. E allora poi successivamente facevo il bagnino alle pavoniere e anche lì ho avuto un valore aggiunto, perché essendo bagnino le donne con te parlano e magari i clienti no, e poi tu le vedi di già nella loro nudità, sì, che se hanno un appendicite o le scarti tu le vedi nel loro pieno. Così che anche ieri ero su una Yamaha R1, quando andai al mio castello e sulla Consuma, e passo questi ragazzi di cui alcuni li ammiro perché sanno andare in motocicletta, li identifico subito, altri sono destinati a fare un brutto incidente perché non sanno andare, e con questi ospiti a 200 cavalli insomma non si scherza. Allora delle volte trovo dei ragazzini vanno forte, li passo, poi si arriva sulla Consuma, levandomi il casco, vedano che sono un attempato, che mi dicono ma lei ha corso? Sì, gli dico, ho corso Agostini, ed è vero, che ho fatto circuiti degli Junior, no? Comorini Settebello, ai tempi di Mike Elwood ed Agostini, e addirittura c'ho un impressionante ricordo delle MV 4 cilindri, che il Conte Augusta dopo la stensione delle case dette se la correva solo lui, ce l'aveva a mano Mike Elwood, l'inglese, e Agostini, e siccome lì si girava tutti gli Junior, Comorini Settebello e addirittura Senior con le Honda 6 cilindri 4, mi rammento sempre sul rettilineo di Modena, che era un aerodromo, no? Un vecchio aerodromo fatto al circuito, che mi passò Elwood con la 4 cilindri MV e mi passò di 60 km, vale a dire una velocità terribile, e la sensazione è che io mi scansai perché sembrava una fucilata e io sembravo un passerotto scampato a un'impallinata, e mi rammento, via via gli andavo dietro, però lui era di già lontano, che quando era in curva il culaccino rosso dell'MV si abbassava per l'effetto forca davanti e si alzavano tromboni, che bam bam scalava, ecco. Quell'effetto che ho avuto mi è rimasto impresso, ho detto basta, io sono negato per le corse, perché ci voleva una massa di quattrini per correre, io correvo da privato, però anche sulle corse avrei detto la mia, però mia madre la mi rompeva coglione, la mi diceva si muore, tu muori, e io morì a 20 anni, dissi lo sai che vado a marcare, è bene continuare a vivere. E allora mandavo a fare quello le corse, però più che altro per un lato economico, perché in Morini Settebello mi preparavi i Nutini, via di Soffiano, era una macchina vincente, e se vi andate nell'Albidoro nel 60 l'arrivò prima Agostini, il secondo Damiani e il terzo il Cantini, questa della Coppa della Consuma, e poi le chiusero le corse in salita, punto e chiuso.
Valentino è un grande, sì, Valentino è veramente un grande. Marquez è un bastardo, ne va ammazzato, però va forte. Grande, anche la penso così. Io ragazzi, non so che è venuto una massa, io mi fa schifo da me stesso. Va benissimo, va benissimo. Ciao bello, piacere di avervi conosciuto. Piacere mio. Ciao Stefano, È una fortuna capire. Se io mi scuso con voi perché nel mio modo di parlare